monumento dedicato all'imperatore Marco Aurelio risale al 176 d.C. circa. In quei tempi a Roma le statue equestri erano molto numerose. Tuttavia questa è l'unica giunta sino a noi e ha assunto ben presto un valore simbolico per tutti coloro che intendevano proporsi come eredi dell'antica Roma imperiale. Il luogo di collocazione originario non è noto. A Michelangelo si deve la progettazione e realizzazione della sistemazione in piazza Campidoglio. Oggi però è visibile una copia che ha sostituito l'originale per ragioni conservative. Questa antica scultura fu acquistata per la collezione capitolina nel 1734 dalle statue che erano parte della collezione Ludovisi e probabilmente era stata rinvenuta dai Ludovisi nell'area della loro villa. Con grande pathos raffigura un gallo ferito, del quale vengono messi in evidenza gli attributi scudo, collare, nudità del corpo, ciocche dei capelli scompigliate e baffi. La ferita ben visibile indica la volontà di rendere il guerriero nell'ultimo istante di resistenza al dolore. La scultura antica di dimensioni di poco maggiori del vero fu acquistata e donata alle collezioni capitoline da Papa Benedetto XIV nel 1752. È una delle più note statue del museo e vanta una serie di riproduzioni anche all'interno di collezioni internazionali. Realizzata in marmo pario, rappresenta la dea Venere Afrodite uscente dal bagno nuda, protesa in avanti con le braccia poste ad assecondare le rotondità del corpo. Ovidio narra che la mitica Medusa aveva il potere di pietrificare chiunque osasse incrociare il suo sguardo. Bernini scolpisce un vero e proprio ritratto della più bella e mortale delle Gorgoni, fermata nel momento della metamorfosi. Medusa sta osservando in un immaginario specchio la sua immagine riflessa ed è colta nel momento in cui, con dolore ed angoscia, si trasforma in marmo. Quest'opera raffigura i fratelli Romolo e Remo accuditi da una lupa al momento del loro ritrovamento da parte di un pastore, Faustolo. Il dipinto mostra anche il dio fiume Tevere seduto su un'anfora e vicino a lui una ninfa, probabilmente una naiade. Scorgiamo anche un picchio, uccello caro a Marte, padre dei due bimbi, che sorvegliava i gemelli e portava loro da mangiare. Un giovane Caravaggio da poco giunto a Roma si dedica a una scena di vita quotidiana, forse un'immagine vista spesso tra i vicoli della città. Una graziosa zingarella, col pretesto di leggere la mano ad un ingenuo giovane di buona famiglia, catturando la sua attenzione con un malizioso sorriso, gli sfila abilmente un anello dal dito. L'artista sembra decisamente dalla parte dell'abile ladruncola. La scultura bronzea che rappresenta un giovinetto nell'atto di levarsi una spina dal piede è giunta in Campidoglio nel 1471 con la donazione fatta da Sisto IV. La posa singolare e particolarmente aggraziata della figura, sorpresa in un gesto inconsueto, ne hanno fatto una delle opere più apprezzate e copiate del Rinascimento. Giovanni viene qui rappresentato come un adolescente nudo e semisdraiato, con un braccio attorno al collo di un ariete o montone e la testa rivolta verso lo spettatore, sfoggiando un sorriso malizioso. Caravaggio, che si muove sempre al confine tra il devoto e il profano, realizza un Battista del tutto privo di quelli che sono i suoi soliti attributi, ovvero il bastone a croce e l'agnello. La lupa, con la sua straordinaria forza evocativa, rappresenta il simbolo di Roma. Giunta in Campidoglio con la donazione di Sisto IV, fu inizialmente sistemata sulla facciata quattrocentesca del palazzo, per poi essere trasferita all'interno in occasione della ristrutturazione michelangiolesca. A quell'epoca furono aggiunti 2 gemelli, da alcuni attribuiti al pollaiolo. Il gruppo monumentale del leone che azzanna il cavallo rappresenta una testimonianza concreta della grandezza di Roma e dello sconfinato patrimonio di arte e cultura tramandato dalla civiltà antica fino ai giorni nostri. L'opera aveva fin dal Medioevo un forte significato simbolico, poiché la possente figura del leone riusciva a rappresentare l'allegoria del buon governo cittadino. Se il video
ti è piaciuto lasciami un like qui sotto, condividilo con i tuoi amici e scrivi anche un commento con un apprezzamento, una critica, ma anche un suggerimento dei temi o argomenti da trattare nei prossimi video. Ciao!